Cascate Sky Le Hai fatto la fotografia? Che cos'è? Come si legge quella porta? Moro, come si legge? C'è mica gli occhiali, si legge. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. Attacco al Prekestonen. Very, very strong. Presa ardua per gente abituata ad andare sulle ruote. Credo che mai nessuno ci sia venuto su di qua. Mai. Mai. Questa è la vista. Cosa non semplice. Siamo super preparati, super allenati. Roba da ragazzi. Roba da ragazzi. Direi che abbiamo fatto 700 metri, ci abbiamo già voglia di tornare indietro. Però ce la facciamo. Ci proviamo almeno. Voglia ti molla. Sembra una strada, ma invece è molto ardua, molto dura. 1,7 km al Prekestonen. All'arrivo. Ci siamo, dai. Praticamente siamo arrivati qua in 20 minuti, 22. Quarto d'ora direi. Ah sì, è vero. Sì, più o meno. Freschi come la rosa. Più che altro sì, belli freschi, belli umidi. Guarda che spettacolo. Ma che roba. Io non lo spettacolo, Lo taglio quello. Io dico questo qua è valuto si dice. Sì. È valso. Il male ginocchio e tutto quanto. Cose del genere sono di quelle cose che te le ricorderai sempre. Sono uniche. A sinistra si vede la classica foto di Instagram. Sì. E poi questa poi è la realtà. C'è la fila. Strada del Lisebot. Liseboten, orco cane, sempre li devo insegnare. Questo è il paesaggio. Giorno numero? Paesaggio. Adesso guardiamo assieme quale sarà il prossimo tragitto che percorreremo. Partiremo quindi dal fioro di Lisebot e cercheremo di percorrere il più possibile le strade secondarie. Per prima cosa andremo verso la R9, anche conosciuta come Setesdal Road, per poi andare verso nord e prendere la Panoramic Road, la 134. Qua abbiamo intenzione di fermarci un po' per visitare le cascate del Latefossen, sicuramente perderemo tempo per far foto e quant'altro, e poi proseguiremo verso nord per andare a vedere anche le cascate che mi sembra si chiamino Skyrfossen, una cosa simile. E quindi insomma continueremo verso nord fino a che non sarà venuto il momento di fermarci e cercheremo un campeggio per passare la notte. Ecco fatto, il primo pezzo di strada un po' divertente ed era anche veramente molto bello. Ci siamo dovuti arrendere perché c'era la neve, quindi adesso torniamo indietro e ritorniamo sulla strada, chiamiamola principale.
impossibile passare in questi posti senza far foto, cavolo, quindi adesso mi fermo mentre aspetto quegli altri due e mi faccio un paio di foto alla moto, quindi vale la pena. Abbiamo perso un sacco di tempo a far foto, tornare indietro, fermarci, guardare i paesaggi, e per questo motivo abbiamo deciso di fermarci un po' prima, troviamo un posto per dormire e poi vediamo di ripartire domattina. Allora siamo partiti pensando di fare una mezza impresa, no? Abbiamo detto facciamo 12.000 km, attraversiamo 13 paesi, dai, è un'impresa. Poi conosci questi ragazzi qua. Ciao ragazzi! Che lo fa in bicicletta. Che è questa bestia? Che è questa bestia qua. E non solo fa i 12.000 km, abbiamo passato la Francia, cosa hai fatto? È tutta la costa europea. Tutta la costa Quindi europea. A novembre sono partito, sono andato giù in Spagna più o meno, Spagna e Portogallo. Ho svernato e poi sono risalito fino a qua. Quindi capisci che noi il problema più grosso è stato, l'impresa è stata fare i bagagli, non tanto fare il giro. Anche io fare i bagagli è una bella impresa, comunque tutte le mattine. Comunque è bello, si conosce sempre delle belle persone. Ciao a Ciao tutti. ragazzi! Complimenti. Però non so se siamo giù, se siamo su. No, per sapere qual è la porta. C'è scritto blocco 10, codice per aprire la porta. Non c'è interno 1, interno 3. Finalmente dopo 5 giorni che mi hanno fatto mangiare il condiriso, i cracker, e cosa abbiamo ancora? Le insalatissime. Le insalatissime. Finalmente il cuoco ci fa gli spaghetti. Oh, eccolo! Moro, girati alla telecamera. Dai, Cannavacciuolo. Ci fa gli spaghetti. E c'è anche Giovanni. Daniele Giovanni. Siamo onorati. che fa da mangiare anche lui. Grazie ragazzi! Grazie ragazzi! Prendiamo quindi la strada di direzione Lattefossen, cerchiamo sempre di evitare il più possibile le strade principali, in questo caso la E134, e prendiamo quindi quella che è un'altra delle Scenic Road, la Road das Filet, spero si pronunci così, e via. Adesso ne guardiamo un pezzettino. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Lattefossen, qua siamo a una cascata di 165 metri, non è altissimo, ma la sua particolarità è che è sulla strada, quindi ci si arriva molto facilmente. Nella municipalità di Odda è abbastanza facile da trovare, quindi è molto visitata.
comunque sia scenograficamente anche molto bella. Non ci siamo bagnati prima, ci si bagna passando di qua. Normalmente quando vado in moto non è che apprezzo molto le gallerie e i tunnel, anzi, e se posso le evito come la peste. Devo dire però che qua in Norvegia le hanno rese, diciamo, un po' almeno carine, con questi giochi di luce, con questi, diciamo, effetti colorati. Poi io onestamente anche delle rotonde dentro le gallerie è la prima volta che le vedo, non le ho mai viste. Altra piccola deviazione sulla strada di Åsavägen per andare a vedere quelle che sono le cascate di Åsafjällenvägen. Fino adesso la strada è letteralmente fantastica. Ai, mi sa che siamo arrivati in fondo, di qua non si prosegue, a meno che non ci dotiamo di pale. Allora la nostra intenzione oggi cos'era? Quella di andare a visitare Una diga. Una strada mega panoramica, veramente un piacere però, farla. abbiamo trovato la neve, quindi cosa facciamo? Ci tocca fermarci, siamo devo leggere perché c'è un nome stranissimo. Era la diga di Åsafjällsvägen. Ma come potete vedere la strada è bloccata. O aspettiamo ci facciano la rotta. C'è l'omino che ci sta aprendo la strada, ma non abbiamo tempo. O torniamo indietro. Quindi mancato l'obiettivo di andare a visitare questa diga dal nome impronunciabile, riprendiamo quindi la strada la 572 per poi andare per un breve tratto sulla E13. Qui faremo un'altra piccola deviazione dopo pochi chilometri per andare sulla strada sulla Skyersvägen e per visitare le omonime cascate. Cascate della Skyersfossen, molto scenografiche. È umide anche. Eccole qua. Non sono queste qua, sono queste qua. Oggi tappa breve, dovevamo fare circa altri 100 km, ma cercando di prenotare il campeggio ci siamo resi conto che erano tutti praticamente le casine tutte occupate e quindi abbiamo trovato in questo paese qua, Flan. Questo è il campeggio, posto per le moto, campeggio tranquillo, immerso nella natura, in mezzo alle cascate, comunque molto bello. E questa è la nostra casina. C'è un po' di casino perché ho dei colleghi casinisti. Spesa totale 90 euro. La cucina, oggi cosa avete mangiato? Spaghetti alle acciughe. Abbiamo fatto anche il bucato. Abbiamo lavato tutto a mano, tutto bello lavato, tipo una mezz'oretta, poi abbiamo deciso di asciugare, visto che c'era una macchinetta di fianco, abbiamo detto asciughiamola con questa. Abbiamo buttato dentro la roba, messo il gettone, Fatta partire. Era una lavatrice, quindi l'abbiamo lavata un'altra volta. Vabbè, comunque ce la stiamo cavando.